Ciao, questo video interattivo è rivolto a coloro che hanno un problema e vorrebbero un consiglio dalle carte per trovarne la soluzione. Innanzitutto vi do il benvenuto su Minty Tarot, un canale dove promuovo i tarocchi come mezzo di trasformazione interna per raggiungere la conoscenza e il benessere interiori. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, potete anche chiedere alle carte una soluzione per tre distinti problemi. È un interattivo che comunque non ha limiti temporali, quindi è valido al momento in cui lo guardate e copre un periodo di 2-3 mesi. Dunque, la prima variante è segnalata dall'ametista viola, la seconda dal quarzo rosa e la terza dall'aventurina verde. Potete fermare il video, scegliere con calma la variante che preferite e poi scorrere il video fino al capitolo che descrive la variante scelta. Come ho detto, potete anche dedicare ogni variante a un problema diverso. Bene, ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella dell'ametista viola, e vediamo subito le energie generali con le carte Dixit. Dunque, questa carta si vede una ragazza con l'ombrello quando c'è il sole, e invece accanto c'è un ragazzo che non ha l'ombrello mentre piove. Quindi è come se vi sentiste senza i mezzi adeguati, un po' fuori fase, come se appunto foste in una situazione in cui non avete gli strumenti adeguati ad affrontarla. Vediamo la carta dei tarocchi generale e abbiamo il Cavaliere di Coppe, quindi comunque una persona, un'energia rivolta verso un desiderio, una persona che segue il proprio cuore, ovvero qualcosa che sinceramente ama o che sinceramente è in linea con le sue corde. Vediamo adesso il problema come lo descrivono i tarocchi e vediamo il 9 di denari, la regina di denari e il 2 di coppe. Quindi per un verso il problema risiede in una relazione che può essere sia di coppia che di amicizia o di lavoro. È una relazione molto solida, in cui vi trovate bene, però per un verso c'è un desiderio di indipendenza, di voler trovare una strada anche al di fuori della relazione. Questa è indicata dal 9 di denari, che appunto è un po' la carta dell'autonomia, dell'indipendenza, di una persona che sta bene con se stessa. Vedete, c'è una donna che è ben vestita in un giardino pieno di frutti, prospero, con un falco sulla mano che indica un obiettivo che si può librare nel cielo. E la regina di denari indica appunto che voi siete molto concreti, molto coi piedi per terra, e questo vi porta un po' a come dire, non essere molto decisi nel ricercare l'autonomia all'interno di questa relazione, perché siete molto ponderati come personalità, per quanto appunto voi vorreste seguire
anche un altro cammino, però appunto non sentite di avere gli strumenti adatti, di avere le risorse necessarie e quindi vi appoggiate a questo tipo di relazione. Vediamo un po' che soluzione consigliano i tarocchi. E abbiamo il 5 di denari, l'asso di coppe e l'imperatrice. Sono belle carte. Vediamo un po' la carta degli archetipi, su che atteggiamento tenere, e vediamo che c'è il bambino magico. È l'archetipo di colui che crede nell'impossibile, che crede che la realtà si possa cambiare, che trova possibilità di bellezza in tutto ciò che lo circonda, un po' come quando eravamo bambini, appunto, che crede nella magia e nella bellezza in tutto ciò che ci circonda. Dunque, le carte dei tarocchi come soluzione indicano appunto di trovare la bellezza anche in una situazione che magari vi fa sentire inadeguati, che vi fa sentire privi di risorse, appunto, perché il 5 di coppe indica una situazione in cui uno si sente un po' abbandonato, un po' privo di mezzi, soprattutto materiali. Vedete, queste due persone stanno un po' camminando malconce nella neve, al freddo e al gelo, quindi indica proprio una mancanza di mezzi materiali. Invece le carte successive sono molto belle perché sono l'asso di coppe, che indica appunto un voler cercare, un voler vedere le opportunità di riuscita attorno a sé, anche e soprattutto in ambito emotivo e sentimentale, per poter far crescere qualcosa, per generare qualcosa, che è la carta della imperatrice, che è una carta di frutto, di fertilità, di generazione, di inizio. Quindi le carte vi stanno dicendo di avere fiducia, soprattutto di aprire gli occhi e di vedere appunto la possibilità, l'opportunità di un nuovo inizio, anche proprio a livello emotivo, sentimentale, perché l'asso di coppe sta parlando appunto dei nostri sentimenti. L'inizio di una nuova fase che sarà ricca, fruttuosa e rigenerante, perché appunto la carta dell'imperatrice è molto promettente, è una carta di potere, di sicurezza in se stessi, di possibilità di creare qualcosa di nuovo. È solitamente disegnata questa imperatrice come incinta, quindi può anche appunto indicare la possibilità di nascita, però ci vuole un po' di tempo, la gestazione appunto, quindi qualcosa di nuovo e di positivo che entra nella vostra vita, anche se apparentemente non c'è la possibilità, no? Col 5 di denari, però quello che stanno dicendo le carte è che anche se pensate di non avere appunto i mezzi, come indica questa carta Dixit, in realtà ci sono, basta cercarli, ci sono queste opportunità, basta vederle. Fondamentalmente le carte vi stanno dicendo che non le vedete. Quindi per fare un attimo un riassunto, voi vorreste creare un qualcosa, magari anche al di fuori di una relazione sentimentale o di lavoro o di amicizia, oppure proprio anche grazie ad essa, però appunto non pensate di averne le opportunità, le possibilità materiali. In realtà le carte vi stanno dicendo che le avete, di non appoggiarvi
a questo tipo di relazione, perché potete sicuramente eh, aprire anche una strada al di fuori di questa. Cioè non vuol dire che voi state male nella relazione di amicizia, di lavoro o sentimentale presente nella vostra vita. Le carte stanno dicendo che sentite proprio l'esigenza di avere una strada anche autonoma al di fuori di essa e vi stanno dicendo che potete, semplicemente dovete aprire gli occhi e vedere le opportunità che ci sono con l'asso di coppe attorno a voi. Sorgerà, se non altro, se non la vedete adesso, la vedrete a breve, nei prossimi 2 o 3 mesi, anche se apparentemente non avete proprio i mezzi materiali. È una anche opportunità che nasce anche in un contesto relazionale, perché il 5 di denari fa vedere che comunque queste due persone sono comunque insieme, quindi c'è effettivamente una relazione nella vostra vita che vi può permettere anche di iniziare una nuova fase. Eh, quindi basta semplicemente vedere le cose con occhi più positivi e un po' più nuovi, con uno sguardo più nuovo attorno a sé. E allora riuscirete a seguire il vostro cammino verso quello che effettivamente desiderate. Quindi sormontare questo problema che per voi è la mancanza appunto di mezzi per poter realizzare i vostri obiettivi, i vostri desideri anche in campo sentimentale e relazionale. Realtà appunto le opportunità ci sono, basta saperle vedere, basta saperle cogliere e avranno appunto nel lungo periodo ehm, dei benefici nella vostra vita, produrranno dei benefici. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo rosa. Vediamo subito energie generali con le carte Dixit. E vediamo che c'è un personaggio e la sua ombra, solo che l'ombra prevale, guida il personaggio, prende la guida. Quindi è un po' come se il vostro lato ombra, quello che conoscete meno, i vostri istinti, il vostro inconscio, non sapeste in questo momento gestirlo e quindi vi conduce per mano nella direzione che vuole, che quindi voi non avete fondamentalmente la guida di voi stessi e delle vostre reazioni. Vediamo un po' con i tarocchi e abbiamo la carta del carro, che è un po' la carta del conducente, no? Di colui che conduce una biga, un carro e appunto deve avere le briglie in mano per poter gestire i cavalli, in questo caso le due sfingi, e verso una direzione precisa. Quindi vi manca probabilmente non vi sentite alla guida della vostra vita in questo momento, probabilmente perché dovete prendere una direzione e non riuscite a decidere, appunto perché la parte più nascosta di voi stessi sta prevalendo e quindi, come dire, ha in mano le briglie al posto vostro, ecco. Vediamo però cosa, i dettagli, che dettagli ci dicono i tarocchi. E abbiamo il 10 di denari,
la regina di denari e il re di denari. Ehm, Dunque, la radice del problema e il problema stesso per cui avete scelto questa variante è legata soprattutto al lato più materiale della vostra vita, perché sono tutte carte di denari. C'è una coppia che è rappresentata appunto dal re e dalla regina di denari, che può essere anche una coppia reale, ovvero due persone molto in linea, molto amalgamate, molto affiatate, perché molto simili, tutte e due concrete, tutte e due con i piedi per terra. Potete essere magari in una coppia sposata o comunque di lunga durata, quindi una coppia molto consolidata e parte di una famiglia appunto molto affiatata per un verso. Questa è la carta un po' delle eredità familiari, ovvero dei possedimenti anche che si hanno, che derivano dalla famiglia, dalle generazioni, dei beni ereditati, ma comunque anche diciamo l'influenza della famiglia di origine. Qui abbiamo tutti, no? Il bambino, i cani, la coppia, il padre, il nonno, nel senso. Quindi sono rappresentate varie generazioni di una stessa famiglia e l'arco dà un senso di protezione. Quindi evidentemente la radice del problema che sentite ha origine all'interno del vostro entourage familiare o comunque molto consolidato, per carità può essere anche a livello lavorativo, il vostro entourage lavorativo, dove però appunto c'è una stabilità molto consolidata, anche che vi sta probabilmente un po' stretta e con cui non trovate la vostra, in cui non trovate la vostra espressione. Queste due figure della regina e del re di denari indicano proprio anche una coppia di persone che può indicare una relazione in cui voi siete di partenariato, se è in ambito lavorativo o proprio di matrimonio o di relazione consolidata nel tempo, se si parla di ambito affettivo, che evidentemente vi dà sicurezza, ma allo stesso tempo un po' vi imbriglia. La carta del carro con questa carta un po' del doppio indica proprio che evidentemente queste vostre esigenze profonde che voi non manifestate all'interno di questo quadro abbastanza consolidato attorno a voi hanno proprio l'esigenza di venire fuori attraverso anche la carta del carro, proprio l'esigenza di uscire allo scoperto. E questa è un po' la radice del problema. Vediamo un po' che soluzione indicano i tarocchi e abbiamo la carta del mago, la carta dell'otto di denari e il paggio di denari. Sono tutti denari praticamente in questa stesa. E vediamo la carta dell'archetipo, che è quella del compagno. Quindi si parla di lealtà, si parla di essere vicino alla persona di cui si è il compagno, la tenacità, la lealtà e appunto la, il non guardare a se stessi e alle proprie esigenze.
Quindi, dunque, io vedo appunto molti denari, il che vuol dire che il vostro è proprio un problema che riguarda la sfera materiale. Molto probabilmente anche il lavoro, perché qui l'otto di denari indica proprio l'ambito lavorativo, l'ambito professionale e la soluzione che propongono i tarocchi parlano appunto di creare un nuovo percorso da voi stessi tramite la carta del mago. Adesso magari riguarda soltanto alcuni di voi, però dà proprio l'idea che a livello soprattutto professionale o di studio, per alcuni di voi appunto ci sia una strada già bella che consolidata, una scelta già fatta per parte vostra, mentre voi magari vorreste iniziare un tipo di professione, un tipo di percorso di studi diverso e sentite un po' soffocare dal fatto che appunto volete essere leali nei confronti del vostro entourage, che può essere anche proprio l'ambito familiare, però allo stesso tempo avete l'esigenza di far uscire fuori dei lati di voi che appunto non collimano con le scelte fatte dagli altri per voi. La carta del mago sta dicendo appunto che avete la possibilità di creare il vostro percorso, di fare le vostre scelte da soli, di avere successo nell'ambito di lavoro e di studio che volete voi e che è in linea appunto con la parte di voi che non esprimete invece. La carta del paggio indica proprio il fatto che magari dovrete iniziare una nuova strada, un nuovo cammino dove dovrete studiare, dovrete fare nuove esperienze e questa secondo i tarocchi è quello che appunto vi consigliano per appunto fare emergere la parte meno conosciuta di voi stessi. Quindi, come ho detto, evidentemente c'è un clima, un entourage di tipo lavorativo, familiare o comunque personale che però riguarda proprio la parte materiale della vostra vita che un po' non vi permette di fare le scelte che volete nell'ambito di un progetto che volete seguire, che volete iniziare, un percorso di studi, un tipo di carriera, eccetera. Perché appunto siete anche appunto avete un po' questo peso della lealtà nei confronti del vostro entourage familiare, professionale, quello che è. Secondo appunto le carte invece potete creare il percorso che volete perché ne avete i mezzi appunto con il mago. Il mago è una persona che riesce a creare la realtà che vuole e questo vi potrebbe essere appunto utile fare questo tipo di scelta perché permetterebbe di far emergere appunto quella parte che voi tenete nascosta e che invece ha necessità di essere portata alla luce, quella parte in ombra, o meglio, in realtà quello che state facendo vedere agli altri è una specie di maschera, mentre il vostro vero voi stessi è appunto nelle retroguardie, no? Nella parte nascosta, cioè comunque non mostrate la vostra vera natura, i vostri veri desideri. Siete in questo momento di fronte a una scelta con la carta del carro e le carte stanno dicendo di seguire appunto le vostre esigenze reali, a prescindere dal senso di lealtà appunto, perché la lealtà porta anche a una perdita della propria identità, come dice questo archetipo del compagno. Quindi queste
due figure del re e della regina dei denari possono rappresentare sia la coppia in cui vi trovate in ambito sia lavorativo che familiare, oppure proprio anche dei genitori per alcuni di voi, o comunque le persone con un'autorità che voi non volete deludere. Però appunto non, secondo i tarocchi, non dovete neanche perdere in questa scelta, in questo percorso che dovete poi vivere voi sulla vostra pelle, non dovete perdere la vostra identità. Quindi vi stanno consigliando appunto di decidere in autonomia, di essere molto assertivi, di decidere di creare la vostra realtà da soli. Probabilmente appunto si tratta di un percorso lavorativo, di studio, comunque materiale, che vi richiederà un apprendistato all'inizio, comunque una fase nuova dove non avrete dovrete imparare nuove capacità, però appunto secondo i tarocchi è quello che vi permette poi di portare alla luce il vostro vero essere, la vostra vera identità. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella dell'avventurina verde. Vediamo subito le energie generali con le carte Dixit. In questa carta viene mostrata una lanterna cinese, vedete, con un draghetto davanti alla porticina della lanterna. Dà un po' l'idea della porta che si apre su un mondo nuovo, accogliente, perché appunto c'è questa luce che si vede dall'interno risplendere e soprattutto perché il drago solitamente è considerato un simbolo di buona fortuna nella cultura cinese. Quindi è un po' una porta che si apre verso un mondo pieno di fortuna, un'opportunità da cogliere. Vediamo la carta dei tarocchi corrispondente e abbiamo il 9 di bastoni, che invece mette in luce un atteggiamento un po' difensivo, come di qualcuno che ha un po' paura ad uscire dal proprio recinto di bastoni, appunto, che si è costruito. Un po' per ferite passate, per esperienze negative passate. Vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo l'asso di denari in apertura, il 5 di bastoni e il 2 di bastoni. Effettivamente qui le carte ci parlano appunto di un'opportunità che è arrivata nella vostra vita e che voi state cercando di capire se coglierla o meno, e avete parecchia confusione in testa. L'opportunità è rappresentata dall'asso di denari, che è un'opportunità molto positiva, perché appunto è una carta che indica un inizio promettente di una fase nuova, un'opportunità concreta, reale, che sta arrivando a voi. Però il 5 di bastoni indicano appunto varie discussioni, magari anche con persone attorno a voi, sul fatto se coglierla o meno. Può questa carta indicare anche una certa confusione mentale, cioè una conversazione che state facendo con voi stessi, che però è un po' confusa, perché appunto ci sono vari aspetti da tenere in conto e che cozzano l'uno con l'altro, come queste persone che appunto stanno litigando coi bastoni fra di loro. Quindi questa carta indica fondamentalmente vari aspetti da tenere in conto che vi mettono in confusione.
però appunto dovete fare, state in una fase in cui state cercando di capire, avete questo desiderio di andare oltre, di ampliare i vostri orizzonti, perché il 2 di bastoni è appunto una carta che indica il desiderio di andare un po' oltre la propria zona di conforto, sfidare un po' se stessi e cogliere opportunità diverse, e esplorare settori diversi, mondi diversi. Però appunto siete frenati da evidentemente esperienze passate non molto felici, perché appunto questa persona nella carta del 9 di bastoni è bendata come se avesse avuto delle ferite, e adesso sta in guardia, quindi è un po' dubitativa come un po' dubitativo come atteggiamento. Vediamo cosa consigliano i tarocchi, e abbiamo la carta del giudizio in apertura, la carta della ruota della fortuna e la carta del 5 di denari. Vediamo la carta degli archetipi cosa ci dice, ed è la carta della vittima. L'archetipo della vittima è parte di ognuno di noi, è una cosa che abbiamo tutti, che ogni tanto si risveglia, ed è quello appunto che ci fa avere commiserazione di noi stessi, quindi giocare un po' il ruolo della vittima. Le carte indicano appunto che la soluzione al problema che avete in mente è in realtà di seguire questa opportunità, di seguire questa chiamata, se è in linea sinceramente con le vostre esigenze, con i vostri desideri, perché la carta del giudizio appunto ha una tromba dove richiama, vabbè, dalle tombe, perché appunto la carta del giudizio universale, comunque fa sorgere, richiama con la tromba delle anime, quindi è una carta che si rivolge all'anima e ai desideri reali di una persona, come seguire un po' la propria vocazione, ecco. Mentre la carta della ruota della fortuna dice appunto che ci sarà sicuramente un cambiamento se prendete questa opportunità, questa scelta, che sarà un po' duro all'inizio, perché il 5 di denari indica appunto delle difficoltà anche dal punto di vista materiale che dovrete affrontare, però appunto la ruota della fortuna indica un cambiamento per un certo verso positivo, magari nel lungo periodo, anche se potreste avere dei problemi a livello materiale nel futuro breve. Le carte vi incitano a guardare un po' nel lungo periodo, perché appunto è una porta che si apre di fronte a voi e verso un qualcosa di promettente e positivo nel vostro futuro. Appunto vi incitano le carte, con questa carta dell'archetipo, a non avere pietà di voi stessi, non giocare il ruolo della vittima, perché in realtà non è necessario. Non vi commiserate, prendete le opportunità che vi si presentano. Sicuramente fate bene a soppesare i pro e i contro, sicuramente, in modo da avere una rete di sicurezza che vi permetta di affrontare un periodo un po' gramo che dovrete affrontare subito dopo aver preso questa opportunità, in caso la voleste prendere. Però appunto le carte consigliano di seguire un po' la vostra vocazione, cioè quello che effettivamente vi dà energia, vi dà la carica. Quindi in questa scelta sì, fate bene a soppesare pro e contro, però anche appunto
a seguire un attimo i vostri desideri profondi e reali. Però appunto state attenti perché è una scelta che può implicare effettivamente un periodo, almeno nel breve termine, di mancanza anche economica, di mancanza di risorse economiche all'inizio. Soprattutto però appunto le carte dicono di tenere duro e di non giocare, di non avere pietà di voi stessi, di non fare la vittima perché anzi appunto è una scelta che vi responsabilizza, in realtà non dovete seguire appunto il flusso delle situazioni, ma dovete prendere una scelta voi, seguendo appunto quello che effettivamente è importante per voi e sicuramente senza appunto farvi scoraggiare da esperienze negative passate. Perché appunto queste due carte insieme indicano che magari vi frenate perché vi considerate un po' una persona non in grado di affrontare nuovi scenari, nuove possibilità, nuove avventure. In realtà le carte stanno dicendo il contrario, che avete tutte le qualità e quindi dovete scegliere e decidere in base alla vostra i vostri veri desideri, non in base alle vostre paure basate su esperienze passate che magari c'entrano poco con l'opportunità che vi è davanti ora. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao!